Tutti lo conoscono, moltissimi l'hanno ascoltato e molti hanno una maglietta col prisma. Signore e signori, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Vi dico subito però che personalmente non è stato amore al primo ascolto, anzi da ragazzo lo snobbavo quasi per principio, perché se dovevo mettere su un disco dei Pink Floyd sceglievo Atom Heart Mother, perché è quello con cui mi sono avvicinato alla band, oppure Amagamma, anche solo per riascoltare l'urlo pazzesco di Waters in Careful with the Decks, Eugene. Mi sembrava così strano e affascinante, perfetto per quella fase adolescenziale in cui cerchi sempre qualcosa che ti sorprenda. E questo invece ero quasi infastidito dalla sua perfezione formale e dalla sua onnipresenza in ogni negozio di dischi. Poteva mancare Animals, ma questo c'era sempre. È stato ed è tuttora il disco per eccellenza da mettere sul piatto per provare l'impianto nuovo, quello che piace a tutti, dai metallari ai figli di fiori. E come spesso accade con le cose troppo famose, si rischia di darle per scontate, di non vederne più la vera grandezza, di non riuscire a inquadrare bene il contesto. Ecco perché credo valga la pena tornare a raccontare la storia di questo album, perché dietro il mito, dietro le vendite stratosferiche, c'è una storia incredibile. C'è una band che si reinventa dalle proprie ceneri, una sperimentazione sonora che ancora oggi fa scuola, e ci sono idee talmente potenti da essere universali. C'è il coraggio di guardare in faccia il Dark Side of the Moon, che poi è il lato oscuro dell'esistenza di tutti noi, e c'è anche la storia affascinante di 4 musicisti che, forse proprio perché vengono da anni difficili e da una ricerca sonora che iniziano a percepire un po' fine a se stessa, sentono il bisogno di fare qualcosa di diverso, qualcosa che parli un linguaggio universale senza però rinunciare alla loro profondità. Vogliono arrivare a tutti, ma senza svendersi, sfruttando il genio che ognuno porta nel gruppo, come pezzi di un puzzle che solo in certi momenti magici si incastrano davvero alla perfezione. Quindi mettiamo da parte i pregiudizi, anche quelli positivi che lo danno per scontato, e andiamo a vedere come 4 musicisti inglesi nel marzo del 1973 danno alla luce non solo un disco, ma uno specchio sonoro in cui l'umanità continua a riflettersi da oltre 50 anni. The Pink Floyd. Got a flip top, stack of cigarettes in the pocket, feeling good at the top, shopping at shops. Come per tutte le cose, come vi dicevo all'inizio, per capire una realtà bisogna inquadrarla in un contesto più ampio, e quindi per capire davvero Dark Side of the Moon dobbiamo fare un passo indietro, all'alba degli anni 70, quando i Pink Floyd sono già un nome importante, però diciamocelo, sono anche una band che ha accusato il colpo per il trauma dell'uscita di Syd Barrett, il diamante pazzo perso nell'acido, che ha lasciato inevitabilmente un segno profondo. Il suo sostituto, David Gilmour, per quanto valido tecnicamente, è ben lontano dall'essere una guida, e poi c'è quel senso di colpa strisciante unito alla paura per un amico, Barrett, che vedono scivolare ogni giorno sempre più lontano dalla realtà. E questa è un'ombra che continuerà ad aleggiare sulla band, influenzando profondamente anche capolavori futuri come Wish You Were Here. Waters, Gilmour, Wright e Mason si trovano quindi a dover andare avanti, a cercare faticosamente una nuova via senza la loro guida originale, e ci provano, Atom Heart Mother, ad esempio, nel 1970 con la suite orchestrale, e poi c'è Meddle 1971 che contiene il capolavoro acquatico Echoes. Questi 2 album mostrano senza dubbio lampi di genio e una crescente padronanza nel creare paesaggi sonori complessi. Strangers passing in the street, and I am you, and what I see is me. Meddle, in particolare, fa intravedere la direzione futura,
lunghi sviluppi strumentali, atmosfere sognanti, un suono più coeso e uno sguardo rivolto a ciò che siamo. Ma se una parte della critica li rispetta e li considera innovativi, c'è anche chi li reputa un po' pretenziosi e freddi. Manca ancora una canzone capace di arrivare dritta allo stomaco. È soprattutto Roger Waters che all'interno della band sta diventando sempre più forte come paroliere e motore trainante. È proprio lui a sentire l'urgenza di un cambiamento. Sente che la loro musica rischia di diventare un puro esercizio di stile, un cliché, roba interessante solo per altri musicisti. Lui vuole di più, soprattutto dopo aver preso le misure scrivendo il testo di Echoes. Sente che può farcela e vuole parlare di cose vere, tangibili, le ansie quotidiane, le paure, le pressioni della vita moderna. Vuole un concept forte, chiaro, qualcosa che unisca i brani in un discorso unico, coerente, non solo musicale ma soprattutto tematico. E così, tra una tazza di tè e l'altra nella cucina di Nick Mason, come narra la leggenda, nell'autunno del 1971 avviene la svolta decisiva. I 4 Floyd si trovano tutti d'accordo, uniti forse mai come prima d'ora. Basta viaggi cosmici astratti, parliamo di noi, parliamo di quello che ci fa ammattire tutti i giorni, il tempo che corre, i soldi che ci corrompono, la guerra, la follia che è sempre dietro l'angolo. È così che nasce l'idea di The Dark Side of the Moon. I Pink Floyd dell'epoca non sono certo tipi da tenere le idee chiuse in cantina, decidono infatti di portare questo concept appena abbozzato direttamente sul palco davanti al pubblico, prima ancora di registrarlo seriamente. Il 20 gennaio 1972 al Dome di Brighton, nella scaletta del concerto compare una lunga suite dal titolo provvisorio piuttosto eloquente: Eclipse, a pièce for assorted lunatics. Stando alle cronache dell'epoca, però, il debutto è un mezzo disastro tecnico. A metà concerto, infatti, durante l'esecuzione di Money, c'è un calo di tensione che provoca un rallentamento nel nastro degli effetti sonori e così va tutto fuori tempo, con la band che è costretta a fermarsi mentre sta imprecando. Insomma, un caos generale piuttosto frustrante. Però il pubblico è molto incuriosito, perché l'idea c'è ed è potente. E allora cosa fa la band? Già dalla sera successiva, al Guildhall di Portsmouth, riesce ad eseguire tutta la suite senza particolari patemi. E così, concerto dopo concerto, quei pezzi embrionali iniziano a prendere forma, a crescere organicamente, a diventare le canzoni che conosciamo. Quella che avete appena sentito da questo bootleg è The Travel Sequence, una jam strumentale piuttosto convenzionale rispetto a quello che diventerà, ossia la memorabile sequenza elettronica The On The Run, e sarà solo la sperimentazione col VCS3 a darle la forma definitiva. Lo stesso vale per altri brani modificati nelle strutture e negli arrangiamenti in base alle reazioni del pubblico e alle intuizioni della band. È incredibile come brani così leggendari nascano e si perfezionano in questo modo, quasi in simbiosi con il pubblico, in uno scambio continuo di feedback. Prendete Money, ad esempio, un riff pazzesco in 7/4, tempo stranissimo per una hit che viene provato e riprovato live finché non diventa una bomba. Oppure Us and Them, che nasce da una melodia eterea scritta da Wright per la colonna sonora di Zabriskie Point, ma scartata all'epoca dal regista Antonioni perché ritenuta troppo triste. Waters, da grande genio, cosa fa? La ripesca e ci ricama intorno un testo potentissimo su guerra e incomunicabilità, trasformandola in uno dei momenti più intensi dell'album. È in questo frangente che la band capisce di avere tra le mani qualcosa di grosso, un flusso unico, un viaggio coerente. Sentono che stanno finalmente trovando quella coesione tematica e musicale che cercano da anni, e il pubblico che li segue in quel periodo
forse anche senza rendersene conto, assiste di fatto alla gestazione di un capolavoro. Siamo nel maggio 1972. I Pink Floyd entrano nel tempio degli Abbey Road Studios, proprio gli stessi dei Beatles, ed è lì che trovano il loro alleato perfetto, un 24enne con un talento mostruoso dietro al mixer, Alan Parsons, un piccolo genio che nonostante la giovane età ha già lavorato su dischi epocali come Abbey Road e Let It Be. Conosce lo studio come le sue tasche e ha una mentalità aperta alla sperimentazione. La sua inventiva tecnica, la conoscenza delle tecnologie dell'epoca e la sua pazienza nel seguire le idee visionarie della band si rivelano fondamentali. Dark Side of the Moon è anche il suo capolavoro, infatti possiamo dirlo. Alan Parsons è a tutti gli effetti il quinto Floyd su questo disco e senza di lui siamo certi che non suonerebbe così. Basti pensare alle sperimentazioni che per l'epoca sono pura avanguardia e che grazie al connubio Parsons-Floyd diventano realtà. Prendiamo ad esempio il VCS3, quel piccolo sintetizzatore portatile, amato anche dal nostro Battiato, che diventa quasi un membro aggiunto. È quell'affarino a creare la sequenza ossessiva di On the Run, trasformando una jam strumentale in un incubo elettronico che cattura l'ansia della vita moderna. E poi i tape loops di Money. Siamo nel puro artigianato qui, niente computer, perché con pazienza certosina registrano suoni reali, cioè casse, monete, carta, e poi incollano fisicamente i pezzi di nastro magnetico misurati col righello, creando quel ritmo iconico e sbilenco in 7/4. Una fatica immane che oggi verrebbe risolta in pochi click col computer, ma per avere un risultato entrato nella storia. E poi ci sono gli orologi di Time. L'inizio caotico e assordante non nasce per caso. Parsons lo registra per conto suo in un negozio come demo per il suono in quadrifonia. Quando la band lo ascolta capisce al volo che è perfetto per rappresentare l'angoscia del tempo che scorre. O ancora le voci rubate, altra idea geniale di Waters, ossia fermare chiunque passasse per gli studi di Abbey Road e intervistarlo con domande esistenziali tipo: hai paura di morire? Quando è l'ultima volta che sei stato violento? Le risposte più autentiche e spontanee, There is no dark side, vengono selezionate e integrate nell'album, diventando frammenti di umanità cruda, quella di Paul McCartney che è negli studi per registrare il nuovo album degli Wings viene scartata perché è troppo impostata, troppo diplomatica. Ma attenzione, le intuizioni geniali di Dark Side non sono solo merito di Waters e Parsons, perché la chimica creativa tra i quattro membri in quel momento è davvero all'apice, perché c'è la chitarra di Gilmour che sa piangere, urlare, accarezzare, sempre con quel gusto melodico incredibile, e l'uso magistrale degli echi. Ci sono le tastiere sognanti e le armonie celestiali di Wright, il vero architetto del suono floydiano. C'è la batteria precisa e fantasiosa di Mason, capace di groove solidi ma anche di tocchi atmosferici. Insomma, è una band che musicalmente respira all'unisono, anche se sotto la superficie le prime crepe nei rapporti interpersonali iniziano già a vedersi. È proprio questo equilibrio magico tra concept forte, tecnologia spinta e coesione strumentale quasi telepatico che rende il suono catturato ad Abbey Road così unico. E poi ci sono due contributi esterni che vanno assolutamente ricordati perché mettono il sigillo definitivo su questo capolavoro. Il primo appartiene a una vocalist dell'epoca quasi sconosciuta, Claire Torrey. La band ha questo pezzo incredibile, The Great Gig in the Sky, nato come uno strumentale di Richard Wright su una splendida progressione al piano. L'idea è quella di evocare la morte, però sentono che manca un'esplosione emotiva. Alan Parsons allora suggerisce il nome della Torrey. La chiamano in studio, domenica sera. Le indicazioni sono poche e vaghe. Ok Claire, niente parole, pensa alla morte, orrore, estasi. E lei cosa fa? Tira fuori un'improvvisazione vocale da brividi. Si racconta che all'inizio abbia provato cose tipo Oh yeah baby,
ma le abbiano detto in regia «No Claire, più astratto». La Torri si lascia andare, fa 2 o 3 take, quasi si scusa per essersi lasciata andare così tanto, prende le sue 30 sterline e se ne va, convinta di non aver fatto neanche bene. Salvo poi ripensarci anni dopo, nel 2004, quando fa causa alla band e all'etichetta EMI per ottenere il riconoscimento come coautrice, visto che la sua linea vocale è a tutti gli effetti un elemento costitutivo del brano. Chiederà anche un risarcimento monetario adeguato e tutto si risolverà in via extragiudiziale. E poi l'altro contributo fondamentale è quello del sax di Dick Perry, vecchio amico della band, quel suono caldo e bluesy, specialmente in Money e Us and Them, che aggiunge un tocco di malinconia perfetto per l'atmosfera generale. E poi manco a dirlo c'è lei, la copertina, una delle immagini più iconiche del XX secolo, creata dai geniali Hypnosis di Storm Thorgerson. Pare che sia stato Wright a suggerire qualcosa di semplice, audace e grafico, così Thorgerson torna con 7 bozze e la band sceglie all'unanimità quella del prisma, un raggio di luce che si scompone attraversando un prisma su sfondo nero. Semplice, potente, geniale. È perfetta perché simboleggia tutto, la musica, i temi, i loro light show, e poi c'è la scelta coraggiosissima, niente titolo né nome della band sul fronte copertina, solo questa immagine enigmatica. Bastava quella e basta ancora oggi. Ma al di là della musica e della produzione stellare, cosa rende Dark Side così potente e rilevante ancora oggi? Lo sapete sicuramente, anche se forse non ci avete mai pensato. Esatto, sono i temi che affronta, quelle cose che Waters voleva mettere sul tavolo senza filtri, cose che magari negli anni 70 potevano sembrare legate a quel preciso momento storico, ma che in realtà sono profondamente connaturate all'essere umano, ieri come oggi. Prendiamo Time ad esempio, che ti sbatte davanti l'inesorabile scorrere del tempo, la giovinezza che spesso sprechiamo, aspettando passivamente un segnale che non arriva. Quanti di noi passano la vita ad aspettare il momento giusto e si ritrovano poi vecchi, pieni di rimpianti? La solo lancinante di Gilmour sembra piangere proprio per questo tempo perduto. E poi c'è Money, cinica, potente, quasi sbeffeggiante con quel suo ritmo zoppicante in 7/4. Rappresenta l'avidità e il materialismo sfrenato che ci corrode dentro, che rovina tutto. Pensate a quanto sia attuale oggi, in questo mondo ossessionato dal successo e dall'apparire. Arriviamo quindi ad Us and Them. Qui la dolcezza struggente della musica di Wright si scontra con la durezza del testo di Waters. C'è tutta l'assurdità della guerra, delle divisioni create ad arte, dell'incapacità di capirci. Costruiamo muri invisibili basati sul nulla, dimenticandoci che dall'altra parte c'è un altro essere umano. E infine, Brain Damage, il cuore emotivo dell'album. È ovvio il riferimento a Syd Barrett, ma va oltre il diamante pazzo. Parla della paura universale che quella crepa nella mente possa aprirsi in noi. La paura di perdere il controllo. D'altra parte il confine tra normalità e follia è spesso sottile e le pressioni possono farlo saltare. Quando esce nel marzo del 1973, Dark Side è una vera bomba atomica, come era stato Pet Sounds dei Beach Boys e come sarà Nevermind dei Nirvana. Numero 1 ovunque, ma la cosa assurda è la sua permanenza nelle classifiche americane. 741 settimane consecutive nella Billboard 200. Se facciamo il conto, sono più di 14 anni consecutivi. E a intervalli, a ogni nuova riedizione, continua a rientrarci, superando ormai i 50 milioni di copie. Il successo di Dark Side trasforma i Pink Floyd da band di culto a superstar planetarie. E pensare che la EMI, l'etichetta, all'inizio non era nemmeno così convinta di spingerlo negli Stati Uniti. Fu la Capitol Records americana a insistere.
Ma la grandezza di un'opera non si giudica solo dai numeri, è l'enorme impatto che quell'opera ha sulla cultura popolare a darne un giudizio. Dark Side diventa la colonna sonora non di una ma di intere generazioni e continua a parlare anche ai ragazzi di oggi. Il motivo è semplice, perché parla di cose vere, universali, e lo fa con una musica incredibile e una produzione sonora che grazie ad Alan Parsons suona ancora da paura. È diventato il disco per eccellenza da mettere sul piatto per provare l'impianto hi-fi, ma è molto, molto di più. È un'esperienza d'ascolto totale, quasi un rito di passaggio. Entra nell'immaginario collettivo, viene citato ovunque e il prisma lo vedi dappertutto. È un simbolo che trascende la band. E cosa dire poi della sua influenza musicale, incalcolabile, ha aperto la strada a tantissima musica, dal prog moderno all'elettronica, dall'ambient al rock alternativo, pensate ad esempio ai Radiohead di OK Computer. Senza Dark Side sarebbero esistiti in quel modo? Ho i miei dubbi, ma potremmo citare anche Nine Inch Nails, Flaming Lips e innumerevoli band prog e post-rock. Darkside ha anche cambiato il modo di concepire l'album come opera d'arte totale, ha sdoganato effetti e sintetizzatori nel rock mainstream e ha creato uno standard di produzione audio a cui poi molti aspireranno. E poi c'è il mito del mago di Oz che, anche se smentito, fa parte del suo fascino. Darkside è uno di quei rari casi in cui successo commerciale, innovazione artistica e profondità tematica coincidono quasi miracolosamente. E allora, arrivati a questo punto, perché siamo ancora qui a parlarne con passione? Certo, ci sono i temi universali, c'è la produzione perfetta, l'iconografia, tutto bellissimo, tutto vero, ma per me, scavando un po', c'è dell'altro. Ricordo la prima volta che l'ho ascoltato davvero, non in sottofondo, ma al buio con delle buone cuffie, andando oltre il mio snobismo da ragazzino rocchettaro in cerca di momenti strani. Non è stato solo ascoltare un disco, è stato fare un viaggio dentro me stesso. Quelle paure, quelle ansie, quelle speranze erano tutte lì, nella musica e nelle parole. E non è una cosa che succede così spesso. C'è qualcosa in Darkside, una sorta di onestà brutale, mescolata a una bellezza quasi trascendente, che ti entra dentro in un modo imprevedibile e inusuale. È come se ti prendesse per mano e ti dicesse: guarda, questo è il casino che abbiamo dentro, tutti quanti, non sei solo. È una sensazione bella quanto strana quella di sentirsi capiti da un'opera d'arte creata decenni prima. Forse il vero segreto della sua longevità è proprio questo. Non cerca di darti risposte facili, anzi ti pone davanti a domande enormi, fondamentali, spesso scomode, ma lo fa con una tale bellezza formale, con una tale onestà intellettuale che alla fine ti senti meno solo nell'affrontarle. È come se dicesse: ok, la vita è complicata, fa paura, è una è piena di contraddizioni, ma siamo tutti sulla stessa barca, sotto questa luna che a volte oscura il sole. È un disco che non ti giudica, ma ti accompagna con empatia nelle tue riflessioni più profonde. Un'esperienza quasi terapeutica, un momento di introspezione in un mondo che va sempre più veloce. Ci ricorda che abbiamo tutti inevitabilmente un lato oscuro e che probabilmente va bene così. E poi diciamocelo, è un disco fatto da musicisti con degli attributi così, gente che ha avuto il coraggio e la visione di fregarsene delle mode del momento e di fare esattamente quello che volevano loro, creando qualcosa di assolutamente unico. E questo tipo di integrità artistica per me merita sempre gli applausi, sempre. Giusto due parole al volo per i feticisti e o collezionisti come me. Di ristampe di The Dark Side of the Moon ne esistono a bizzeffe. La qualità della registrazione originale è talmente alta che anche le prime stampe suonano da Dio, ma anche le vecchie stampe giapponesi sono molto rinomate. Le rimasterizzazioni più recenti, come quelle curate da James Guthrie, fanno un lavoro eccellente nel pulire il suono senza snaturarlo, offrendo magari più dettaglio
sulle basse frequenze. Qualunque sia il formato, l'importante è ascoltarlo bene, dall'inizio alla fine. Questa è l'ultima, uscita proprio qualche giorno fa. Ve ne ho parlato su TikTok ed era il gancio perfetto per un video come questo, da tempo nel cassetto. Insomma, alla fine di questo viaggio, spero piacevole, posso dirvi che per me The Dark Side of the Moon è molto più della somma delle sue parti. È filosofia, psichedelia, rock, pop, avanguardia, confessione. È la prova che la musica, quando raggiunge questi livelli, può davvero toccare le corde più profonde dell'anima e restare lì a vibrare per sempre. Questa è la storia di un disco infinito. E per voi? Qual è il vostro rapporto personale con questo album? L'avete scoperto da ragazzini, rubandolo ai genitori? L'avete ascoltato in un momento particolare? Qual è il brano che vi colpisce di più? O magari siete tra quelli che non lo sopportano, Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curioso di leggere le vostre storie. Se questo viaggio nel lato oscuro vi è piaciuto, se vi ho fatto venire voglia di riascoltarlo o di ascoltarlo davvero per la prima volta, lasciate un like che fa sempre bene al canale. E poi iscrivetevi attivando la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Se questo format ti piace, commenta o inizia il commento con #storia. A presto e buoni ascolti. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.